Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Napoli-Barcellona. Stasera facciamo un attimo questo pre-partita commentando la conferenza stampa di Mister Calzona di ieri, conferenza diciamo bis, presentazione personale e del match, e poi andiamo a vedere due accorgimenti tattici che ovviamente ho studiato grazie a voi che mi mandate i video su Instagram in privato e mi contattate a livello tattico. Ringrazio in questo caso Daniele Fusco per un video integrativo per quanto riguarda due situazioni di attacco, per quanto riguarda le catene di destra e di sinistra, che andremo ad analizzare, e fatemi sapere appunto la vostra qui sotto nei commenti, sia sul cosa ne pensate a livello tattico, perché la competenza che vedo nella mia community, che intravedo tra i commenti, è altissima, quindi posso contare assolutamente su di voi. Nella sezione qui sotto ne parliamo anche lì e ci confrontiamo. Per chi è nuovo, iscrivetevi al canale e se vi iscrivete attivate la campanella, così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico un nuovo video. Partiamo dai due accorgimenti tattici, perché altrimenti chi stacca il video un tantino prima se li perde, e quindi è una cosa che vorrei condividere per prima. Partiamo. La catena di sinistra, partiamo molto semplice, dai quattro difensori. Non metto nemmeno i magneti perché è una cosa molto semplice. Mettiamo i tre dietro la punta e due centrocampisti qui al centro, per renderci conto. Sulla catena di sinistra sale il terzino e vanno in sovrapposizione per cercare la profondità appunto sulla fascia sinistra, in sovrapposizione, perché non succede sulla fascia destra, o meglio succede molto meno. Quando il terzino si alza qui, quindi crei quel buco qui, scende De Jong e va a fare il quarto centrale. Non si mette qui ma si mette qui De Jong, scala il centrale e si mette qui, e De Jong prende il posto del centrale per avere comunque un attimo di copertura nel caso la squadra avversaria dovesse riconquistare palla qui, ti ritrovi un tantino scoperto e non va bene, anche se è una situazione che, visti i gol che ha preso il Barcellona, non riesce poi tutte le volte. Sulla fascia destra situazione completamente diversa, si portano in ampiezza, sale qui il centrocampista a supporto e vanno tutti quanti in questa direzione. Quindi sulla fascia destra avremo un problema in questa zona del campo quando si riceverà quel pallone. Sulla fascia sinistra molto probabilmente saremo vulnerabili qui e in tutta l'area di rigore, perché chi ha visto il video della comparata tra Napoli e Barcellona sa perfettamente che il Barcellona a livello statistico è messo più o meno come il Napoli per quanto riguarda i tiri da fuori area, quindi si tirerà poco da fuori, anche se loro hanno tutte le carte in regola e calciatori super tecnici con piedi molto ma molto buoni per poter far male anche da fuori area. Non è detto che poi non possa arrivare il tiro dai 20 metri, però statisticamente è una squadra che predilige, diciamo, occupare l'area con più calciatori e segnare all'interno dei 16 metri. Detto questo, due accorgimenti tattici: a sinistra si sovrappone il terzino e dialoga con appunto mezzali ed esterni d'attacco, a destra l'esterno d'attacco si allarga molto di più per cercare l'ampiezza con il centrocampista che lo segue e appunto tutta la squadra che va in quella direzione, cercando poi di diventare pericolosi. Detto questo, perché la tattica può essere noiosa, chiudiamo questo capitolo tattico. Calzona, cosa vi è sembrato? Cosa vi è sembrata la conferenza di Calzona? Come vi è sembrata? Perché io ho letto dei commenti che già dicono sì, tutto preparato, frasi tutte belle al momento giusto, è semplice poi essere osannato dopo che due predecessori hanno fatto molto ma molto male. Io non lo so, l'ho vista diversamente. Ho visto un uomo che ha le idee talmente chiare, perché è un uomo che molto probabilmente ha visto e ha guardato, forse l'unico dei tre allenatori e che si sono appunto
dati il cambio quest'anno sulla panchina del Napoli, l'unico che ha visto veramente le partite del Napoli di quest'anno e sa perfettamente a livello tecnico cosa ha in mano. Ecco perché alla domanda sul 4-3 Calzona risponde sì, 4-3 è un modulo che uso, ma non mi fisso ad un solo modulo perché cerco di sfruttare le caratteristiche della rosa che ho, quindi non è diciamo il solo modulo da poter usare, vista che la rosa del Napoli è molto forte. Calzona dice siamo il Napoli e non dobbiamo aver paura di nessuno, dice che le partite vanno vinte tutte quante, o meglio, si deve provare a vincere quante più partite possibili, quindi le idee sono molto ma molto chiare e mi è piaciuto quando ha risposto firmerebbe per il pareggio perché è arrivato da 24 ore, quindi è difficile, eccetera, eccetera. Calzona dice io prima di giocarle non firmo mai per il pareggio, poi se il Barcellona sarà così bravo da diciamo tenerci in scacco tra virgolette e portare a casa il punto, vedremo. Se il Barcellona sarà così bravo, vedremo. A me è piaciuto tantissimo perché è una botta di autostima che il Napoli, la squadra, la società, i tifosi stessi nell'ascoltare determinate parole non hanno avuto da settembre a questa parte, perché al di là di numeri e comparate tra Mazzarri e Garcia, a livello mediatico e a livello di esposizione dei fatti e parlare di calcio per come va inteso e per come va trattato, non ce ne sono state dichiarazioni di questo tipo. La conferenza di ieri a me ha messo assolutamente di buon umore, al di là che poi stasera tu possa perdere la partita, non porti a casa niente, la vinci, non si sa come va a finire la partita, però è un fatto e sarà un fatto, diciamo, che vedremo nel tempo e vedremo tutte le domeniche, tutte le partite, eh, che il Napoli darà filo da torcere e sputerà sangue e sudore in tutti i match per vincerli e non per siamo 2-2 al 70esimo, ci teniamo il punto se non la possiamo vincere. Quando abbiamo un organico comunque un tantino rimaneggiato, ci mettiamo tutte e 11 dietro la linea del pallone e comunque creiamo poco a livello offensivo. Creiamo a livello offensivo, andiamo avanti, cerchiamo di vincere le partite, che poi tu possa perdere la partita 3-2 o hai una squadra avversaria che fa una grandissima prestazione e la perdi. Pazienza, ma te la sarai giocata la partita fino alla morte. Ecco l'essenza del calcio. Poi c'è un avversario da battere, c'è una partita da vincere, non c'è una partita da studiare o da pareggiare se non si possa poi diciamo arrivare alla vittoria. Fino al 94esimo, se sei 2-2, la puoi sempre vincere la partita. E chi si riversa in avanti che rischia di vincerla, chi resta indietro rischia sempre di perderla. È sempre stato così nel calcio. Quindi sono molto ma molto fiducioso per la partita di stasera. Detto questo, sono fiducioso per Calzona, ma sono preoccupato per Di Lorenzo e qualcun altro che forse sarà come lui, perché Di Lorenzo io l'ho visto completamente sotto shock. Alle domande la risposta è sempre stata la stessa. La squadra è consapevole che siamo in una posizione di classifica che non ci compete, siamo infelici per le prestazioni, abbiamo capito cosa dobbiamo fare e come poter andare avanti. Stasera è una partita che potrebbe dare una bella svolta a livello mentale, però la faccia di Lorenzo è preoccupante. È preoccupante perché sembra veramente sotto shock. Ovviamente è una situazione che da digerire o da metabolizzare è difficile, perché comunque 3 allenatori in una stagione vuol dire che molte, ma molte cose non sono andate. Le colpe le abbiamo già suddivise, non stiamo qui a suddividere le colpe, il sultano, presidente, il DS, Osimhen, eccetera, eccetera. Le abbiamo analizzate tutte quante. Però mi rendo conto che è complicato per un organico. Oggi c'è Mazzarri, ieri c'era Garcia, domani c'è Calzona. Diventa difficile. Però per come ho visto l'allenatore con idee molto ma molto chiare, sono più che fiducioso che, nel, diciamo, nel fattore
nel fattore temporale della situazione, ovvero non ci metteremo un mese, 6 settimane, 4 settimane a tornare almeno a riversarci in avanti cercando di vincere le partite. Molto probabilmente porteremo a casa pure qualche punto in più, perché il calcio è così: offendi e cerchi di vincerla, ti difendi, 9 su 10 ci rimetti i punti o la pareggi. Io faccio sempre il solito esempio. È vero che in quel mondiale era tutto truccato, perché anche la Spagna ebbe un trattamento poco ortodosso, vai, mettiamola così. Ma contro la Corea, dove l'Italia perde, esce e va a casa con Moreno, gli scandali, sì, ma quella partita tu te la sei giocata troppo difensiva per l'organico che avevi. La Corea prendeva 10 palloni da quell'Italia se tu avessi portato comunque uomini nella metà campo avversaria invece di difenderti un tantino. Quindi puoi avere anche un organico migliore, ma se ti metti dietro la linea del pallone le partite non le porti a casa. Oppure hai la fortuna, chiamiamola così, di metterti sopra 1-0 e al limite riesci a chiudere tutti gli spazi, il tuo portiere fa una grandissima partita e qualsiasi tiro che fa la squadra avversaria non entra. Allora sì, ma è meglio sempre andare verso la porta avversaria, perché poi è il bello del calcio, ecco. È il bello del calcio ed è ciò che voglio che succeda da stasera. Da stasera, anche se dovessimo perdere la partita, dobbiamo giocarci l'ottavo a testa alta. E poi una cosa che non vorrei è rimetterci la speranza di potersi qualificare già dalla prima partita. Quindi sì, riversarsi in avanti, però attenzione a non capitolare nel caso poi ci dovesse essere questo divario e la squadra è ancora sotto shock. Attenzione a non capitolare con un risultato molto largo, perché poi andare in Spagna a giocartela sarebbe cosa buona e giusta. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!